Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Iniziamo in un modo diverso perché in effetti non vi ho mai presentato una delle, anzi sicuramente la mia Power Station preferita e anche quella che vendo di più, la Bluetti AC180. L'avevamo già recensita in versione P con un altro accumulo, con un'altra grafica e con un altro prezzo, mentre invece la C180 normale è una macchina che secondo me è versatilissima. Io 90% è quella che installo sui camper, ma può servire per fare anche un sacco di altre cose perché abbiamo 1800 watt in uscita che di fatto ci consentono di fare praticamente tutto. È vero, non ha tantissimo accumulo perché abbiamo solo 1 kW e 15 1152 Wh di batterie LiFePO 4 di ultima generazione, ma se riusciamo a gestirle bene insieme a una produzione fotovoltaica può diventare interessante, anzi potrebbe essere addirittura necessario espandere l'accumulo, e in questo video vi farò anche vedere come, nonostante sia stato un argomento già trattato. Sicuramente la conoscete, sicuramente l'avete già vista, però comunque adesso rifacciamo lo spacchettamento, riguardiamo tutti i dati, ne parliamo bene e poi facciamo tutti i test del caso. Ma prima vi do un'informazione che è fondamentale per soprattutto i camperisti, dove 90% delle volte montiamo questa: il fatto che abbia un'uscita di 1800 watt e che abbia la possibilità di ricaricarla da rete con step di potenze regolabili ci permette di utilizzarla se fate ad esempio vita da campeggio in piazzola, ma come ben sapete spesso c'è il limite magari di 2 A in piazzola, vi permette di utilizzarla come ponte tra la poca corrente che vi dà la piazzola e l'utilizzo di dispositivi energivori, perché lei ci dà 1800 watt, quindi la carichiamo a 200-300 watt pochissimo, ma quando ci serve ne abbiamo 1800. Questo è quello che ce la fa scegliere maggior parte delle volte. Adesso andiamo avanti col video, ma prima di farlo mi raccomando iscrivetevi al canale perché giuro non costa nulla, rimanete sintonizzati, in questo modo proveremo sempre più prodotti. YouTube funziona così. Ok, spacchettamento, anche se non vedremo nulla di particolare se non la doppia scatola, e mi raccomando ricordatevi sempre di tenere gli imballi per tutto il periodo della garanzia, anche la scatola esterna, in modo da proteggerla maggiormente nel caso di restituzione, assistenza o, perché no, rivendita. Sopra troviamo subito il manuale di istruzioni e la scatola di accessori che adesso analizziamo. La nostra AC180, che come vedete si maneggia, che è una meraviglia. Prima di parlare della Power Station controlliamo anche in questa versione gli accessori. Vite di terra, tante volte mi chiedete se è necessaria, se bisogna metterla. È una vite che si attacca a questo filetto qua per fare una messa a terra di maggior sicurezza dove richiesto. Nell'utilizzo normale non è assolutamente necessaria. Il cavo di ricarica da accendisigari 12 volt 24 volt, il cavo di alimentazione con spinasciugo che entra direttamente in Power Station e il cavo per l'ingresso fotovoltaico, quindi 2 MC4 connettore proprietario. E qui arriviamo alla nostra 180, 1152 Wh. Power Station nuova, appena tirata fuori, arriva tra il 50 e il 60% come al solito. Abbiamo i soliti comandi del caso, quindi abilitazione delle due prese da 16 A per l'uscita C da 1800 watt, l'abilitazione della parte in DC presa accendisigari protetta 12 volt 10 A, USB-C 100 watt, 4 USB-A da 3 A, parte in DC da non sottovalutare, qui abbiamo la ricarica wireless da 15 watt presente. Sulla parte destra griglia per l'aria, ingresso per i 230 volt, punto di terra che abbiamo già visto e interruttore in caso di corto sull'ingresso. Parte posteriore con tutti i dati che adesso analizziamo. Sull'altro lato alta griglia, macchina che ha 4 ampi piedini in gomma con il QR code del numero di serie. Soffermiamoci un attimo sui dati della macchina. Quello che ci interessa di più è la capacità dell'accumulo interno, che è 1152 Wh con un pacco batterie da 36 Ah e tensione di 32 volt. Le uscite le abbiamo già viste. Quello che ci interessa maggiormente è l'ingresso di CPV, che va da 12 a 60 volt.
10 A, massimo 500 watt. Panoramica generale con l'accensione, il display che visualizza l'ingresso in watt e sul display non divide ingresso AC da ingresso DC. Uscita in watt dove dà un valore unico per tutta la parte in DC più la parte AC. Macchina poi che ha Bluetooth, perché una volta che siamo entrati nella nostra app Bluetti, aggiungi dispositivo, trova subito AC180, andiamo avanti, avvio e aggiunge la nostra macchina nei nostri dispositivi. Qui invece abbiamo i valori un po' più precisi, perché abbiamo gli ingressi da PV-DC e AC separati, come anche le uscite che chiaramente possiamo disabilitare in tempo reale. Chiaramente dobbiamo essere nella portata, nel raggio d'azione del Bluetooth, informazioni sul pacco batteria. Da qui abbiamo poi l'accesso a tutte le impostazioni. Possiamo spegnere la macchina sempre tramite Bluetooth, ma non possiamo accenderla, quindi se siamo in camper e la vogliamo spegnere lo possiamo fare. Per riaccenderla ci dobbiamo alzare. Dicevamo impostazioni, nome, manuali, condivisione, password, visualizzazione nella home. Powerlifting è una modalità che sconsiglio sempre di usare perché dà un boost in più nell'erogazione della potenza disponibile, ma potrebbe essere dannosa per alcuni dispositivi. Funzionalità eco è quella che dobbiamo sempre controllare di aver disattivato, perché una volta attiva ed è indipendente tra AC e DC, ti fa decidere dopo quanto tempo a intervalli da 1 a 4 ore fa spegnere l'uscita se il carico diventa inferiore ad un determinato valore in watt. Conviene sempre disattivarla perché altrimenti potreste trovarvi la macchina spenta senza volerlo. Sospensione automatica riguarda il display, in questo caso metto mai. Aggiornamento, fatelo subito, potrebbe esserci un aggiornamento di una di queste tre componenti o del BMS che riguarda il pacco batterie. Ricerca aggiornamento, in questo momento versione 1052,02 è l'ultima. Quello che ci interessa, che vi accennavo, è modalità di ricarica. Modalità di ricarica che sono sostanzialmente tre. Questa che è la modalità silenziosa, dove assorbe meno di 300 watt e tende a far partire quindi meno anche le ventole. Modalità standard, dove sale la ricarica e si attesta intorno al kilowatt 1000 watt. Oppure se avete fretta c'è la modalità turbo. Arriviamo fino quasi a 1500 watt, parte immediatamente il raffreddamento che poi man mano aumenta, ma vi serve per dare un boost di ricarica se avete fretta. Compare anche questo triangolino in mezzo. Se dovete fare le cose diciamo a livello normale, io consiglio la ricarica standard, che comunque è 1 kW, ci mette praticamente poco più di un'ora a caricarla, ma se non avete fretta e la lasciate lì per caricarsi e usarla quando serve, mi raccomando sempre in silenzioso. Carica con molta meno potenza dalla rete. Questo serve anche a preservare e a far durare di più l'accumulo interno, perché anche le batterie LiFePO 4, che sono la miglior tecnologia che abbiamo ad oggi, se le stressiamo in ricariche troppo veloci, bene non gli fa di sicuro. E cosa ci possiamo fare con 1800 watt, soprattutto in mobilità? Beh, basta mettere una cialda, mandare in temperatura la macchinetta del caffè che in mobilità è sempre quella cosa un po' critica, no? Con le cialde, perché vedete che stiamo tirando 1200 watt. Adesso aspettiamo che va in temperatura, nel mentre vi racconto che potremmo anche far bollire l'acqua su un piano induzione, chiaramente non in contemporanea. Un prodotto alla volta con 1000 passa watt di consumo lo possiamo alimentare senza problemi. Il caffè è andato in temperatura, lo facciamo uscire, 1200 watt fissi, 1230, ci sono poi macchinette da 1200, 1400, insomma variano un pochettino, più o meno i consumi sono quelli. La percentuale non vi accorgete neanche che scende, perché per quei pochi secondi che scalda, poi dopo per erogare tira 30-40 watt e avete finito il caffè. Non vi siete neppure accorti che la percentuale possa essere variata. Stacchiamo la macchinetta, vogliamo invece far bollire l'acqua, non c'è problema, accendiamo la nostra piastra induzione, modalità 1200 watt di potenza, ne consuma circa 1100, ma possiamo tranquillamente salire a 1500 watt di potenza della piastra, che diventano 1400 e qualcosa sulla macchina. Possiamo arrivare a 1900 del piano induzione, 2000 che diventano 1500 e qualcosa sulla power station. Tenete d'occhio la percentuale, perché qui inizierà magari a scendere di qualche punto, ma l'acqua sta quasi per bollire. Sono passati pochi minuti, l'acqua bolle, siamo arrivati al 37%, ma siamo partiti da una percentuale
attuale, che era circa la metà dell'accumulo, acqua che continua a bollire, ora spegniamo perché altrimenti mi allaga tutto, con la Power Station che non ha battuto ciglio e senza ingresso, perché non abbiamo né un ingresso di rete né un ingresso fotovoltaico, quindi versatilità ai massimi livelli anche con alte potenze, nessun problema. Alta potenza che vuol dire anche accontentare il Signore, perché se io riesco a far andare una pistola termica da 1900 watt, vuol dire che la vostra signora, o proprio tu, cara amica che stai guardando questo video, non ci sarà nessun problema a far andare un classico asciugacapelli di quelli da viaggio, ma anche di quelli professionali, perché stiamo tirando 1930 watt senza nessun problema. Ma tante volte capita che magari abbiamo collegato un pannello, come in questo esempio che vi faccio vedere adesso, da 535 watt, che è molto grande ed è perfetto come tensioni per lavorare sulla C180. Adesso vi faccio vedere che un pannello di questo tipo esposto in modo ottimale, la C180 si accende, segna l'ingresso fotovoltaico, inizia a partire la produzione. Adesso magari c'era un attimino di ombra, infatti, perché ho già fatto delle prove, e guardate a che valori riesco ad arrivare con un singolo pannello ma bello grosso. Adesso siamo in pieno sole, è inclinato ed esposto benissimo, io con un pannello riesco a dare quasi 500 watt dentro la macchina, e capite bene che con 500 watt di ingresso e un accumulo di poco più di 1 kW, in 2 ore sarebbe carica. Mi è già successo che mi chiedete: ok, ma come posso sfruttare quest'altra energia che potrei produrre? L'avevamo già visto in altri video, ma sostanzialmente con una batteria tipo questa Geleipu a 24 volt LiFePO 4 da 100 Ah, quindi vuol dire che qui abbiamo 2 kW e mezzo di accumulo esterno, mentre la Power Station si sta caricando con 500 watt di ingresso solare. Noi possiamo prendere un caricatore LiFePO 4 specifico per batterie di questo tipo, diffidate da quelli che fanno vari tipi di batteria, deve essere specifico per batterie LiFePO 4. Noi possiamo sfruttare il surplus di energia, perché questa Power Station arrivata al 100% non prenderebbe più nessun watt dal pannello. Invece noi attacchiamo il nostro caricabatterie, lui parte, ha un raffreddamento perché comunque sono raffreddati, scaldano parecchio e c'è questo problema della ventola rumorosa, ma noi carichiamo una batteria esterna. Ora vedete che qui abbiamo un consumo di 800 watt, quindi non stiamo dietro alla produzione fotovoltaica anche senza altri carichi in uscita, però calcolate che questo è da 20 ampere e questa è una batteria da 100 Ah. Potremmo anche prendere un caricabatterie 10 ampere che ci mette più tempo, oppure prendere un 10 ampere con una batteria più piccola, allora riusciremo a stare più o meno dietro alla produzione. Ma nulla vieta di farlo anche in questo modo, perché noi è vero che siamo in perdita tra l'ingresso e l'uscita, però è una cosa che possiamo fare anche a step, quindi possiamo fare magari 2 ore di ricarica e poi sospendiamo. Insomma, in modo più economico rispetto all'acquistare batterie specifiche, che tra l'altro di fatto per questa macchina non ci sono, c'è la possibilità di usare un accumulo esterno. Però non prendete le batterie da camion eccetera, perché poi hanno una resa incostante. Prendete una batteria LiFePO 4 che invece avrà una scarica costante e riuscirà ad ampliare l'accumulo della vostra Power Station. In che modo? Collegando poi il polo positivo e negativo direttamente in ingresso come fossero i pannelli fotovoltaici, e in questo modo noi entreremo con circa 200 watt dentro la Power Station per aumentarne la durata dell'accumulo interno. È chiaro che anche lì, se abbiamo un ingresso di 200 watt e un'uscita superiore ai 200 watt d'ingresso, la batteria arriverà comunque a zero, si scarica e non riusciremo a sfruttare l'accumulo esterno. È un taccone, è una maniera fai da te per aumentarlo in qualche modo, però se voi con questa ci volete alimentare un circuito luci per magari tutta la notte e con la sua batteria interna non sarebbe possibile, perché non basterebbe. Collegando una batteria esterna, magari con un carico di 150 watt, voi ne buttate 200, siete in positivo e ci fate quello che volete. Ma adesso ve lo faccio vedere praticamente. Power Station al 56%, attacchiamo un faro da 50 watt, parte un consumo di 50 watt, la Power Station mi dice che col 56% avrei 9 ore di autonomia. Se io invece riesco a dargli un surplus di energia, che può essere la batteria 24 volt esterna, collegata semplicemente con positivo e negativo e 2 connettori MC4, in modo da usare lo stesso cavo dell'ingresso fotovoltaico, poi chiaramente se sul positivo gli mettiamo un fusibile da 10 A di sicurezza, e sicuramente
veramente il consiglio ideale. Proviamo a vedere cosa succede con l'ingresso. Come vi dicevo prima, una batteria 24 volt ci dà 200 watt in ingresso. Questo vuol dire che siamo in vantaggio, in positivo rispetto all'uscita. Noi stiamo continuando a caricare la batteria mentre sta alimentando un'uscita e stiamo aggiungendo di fatto 2 kW di accumulo al kilowatt che c'è già nella Power Station. Come funziona la modalità OPS? Se noi abbiamo un carico come un faro da 50 watt e abbiamo la Power Station carica, attiviamo l'uscita C e vedete che lui prende esattamente 50 watt in ingresso per dare 50 watt in uscita. Chiaramente se stacchiamo la rete abbiamo questo piccolissimo sfarfallio per il tempo di intervento e lei continua a erogare. Ridiamo la rete, ricompare il grid e riporta i watt in ingresso per quelli che sono i watt in uscita. Ora però con questo faro da 50 watt farei una reale prova di quanta autonomia abbiamo. Power Station al 100%, stacchiamo la ricarica. Faretto da 50 watt, sono le ore 9-10 di mattina, accendiamo l'uscita C, faro acceso, vediamo come va la giornata. Allora, aggiornamento sono le 4:20, facciamo 4:15, sono passate 7 ore e mezza, intanto girano le ventole ma senza fare troppo casino, siamo al 59%, faro acceso, 7 ore e mezza per 40-50 watt, direi che va abbastanza bene. Andiamo ancora avanti. Aggiornamento, diciamo 18:45, siamo al 46%. Facendo i conti della Carlona, in 10 ore abbiamo fatto fuori circa 600 Wh. Ok? Se noi facciamo un conto con 50 watt di consumo, con 1150 Wh di accumulo, dovremmo avere 23 ore d'autonomia. Però io dico sempre di togliere il 20% per calcolare, togliendolo arriviamo a circa 920 Wh che diviso 50 watt di consumo dovrebbe garantirmi 18 ore di autonomia. Ne abbiamo fatte 10 con il 54%, quindi più o meno i conti fatti alla Carlona ci sono. Quindi potete tenere un faretto da 50 watt, per esempio, una ventina di ore scarse. E adesso mi direte, sì, ma ci hai smarronato con sta cosa del camper, ma la vogliamo vedere sul camper? Adesso la installo sul camper, sul mio camper, perché tra l'altro non ho mai tempo di fare nulla, quindi colgo la palla al balzo per fare un lavoro che doveva essere fatto già chissà quanti anni fa. Prendiamo una 180, la installo sul camper, vi faccio vedere come la interfaccio al quadro elettrico. Questa è solo un'idea, perché poi chiaramente non è necessario mettere il commutatore, ci sono vari modi di ricaricarla portando anche una linea d'alternatore, ci sono possibilità di caricarla con i pannelli che avete già sul camper, magari mettendo un commutatore per scegliere se i pannelli presenti li buttate nel vecchio regolatorio nella nuova Power Station. Potete fare un impianto fotovoltaico a parte riservato solo alla Power Station, che è sempre la cosa migliore se avete già un fotovoltaico per il camper, così non toccate nulla, non perdete garanzie eccetera eccetera, soprattutto se è vecchio non come il mio. E basta, dai, andiamo a montarla. Vi do un'idea di quella che può essere un'installazione, quella che faccio io di solito, ma non è l'unica possibile. Allora, adesso vi faccio vedere ad esempio l'impianto elettrico di questo camper. Vedete, questa è la spina per l'attacco esterno che poi passa nelle canaline eccetera e arriva in questo quadro elettrico. Questo non è un quadro elettrico normale, normalmente i camper non ce l'hanno. Questo è stato fatto dal precedente proprietario, ma c'è anche un bel casino, perché c'è sì, 2 salvavita, abbiamo già la linea del caricabatterie, del termosifone elettrico e della ciabatta. Intanto guardiamo come è fatto dentro. Non è fatto neanche malissimo alla fine, non ci sono pezzi di filo che spuntano eccetera, insomma ho visto di peggio. Qua c'è anche un morsetto di terra, gli do una sistemata e faccio le modifiche necessarie. Quindi ho dato una sistemata, ho installato il commutatore a monte del salvavita. Questo mi fa scegliere se alimentare tutto l'impianto 230 con la spina esterna o col Power Station, che va al generale, al salvavita generale, che a sua volta va a fare le 3 linee che ho la possibilità di sezionare, che sono il termosifone elettrico, il caricabatterie molto importante e questa ciabatta multifunzione con cui faccio diverse cose. Questa presa, che è quella di ricarica della Power Station, è collegata direttamente con la spina
che va all'esterno del camper, perché quella deve essere sempre dipendente. Non ha una protezione, no, perché comunque le prese che usiamo in piazzola o comunque anche quella di casa vostra fa sempre capo a una protezione, o almeno dovrebbe. Va segnalata perché è l'unica da usare per caricare la power station. Ho dato una sistemata, anche i cavi, ho messo un po' di pontalini, ho fatto un po' d'ordine anche con le terre. In questo momento non siamo chiaramente attaccati col camper da nessuna parte. Abbiamo il ventilatore che gira perché si muore di caldo, non guardate il casino. Io ho questo armadio, vedete qui ho il pannello di controllo, il faro, il radiatore elettrico. Io nell'armadio ho piazzato la mia 180 che in questo momento sta anche caricando, ma chiaramente le 180 le mettiamo anche molto bene sotto la dinette, insomma potreste anche appoggiarla per assurdo sul piano di lavoro, varie soluzioni. Allora, a C180 piazzata nell'armadio dove c'è il quadro, abbiamo un commutatore che mi fa scegliere se alimentare il camper con la power station o dalla presa esterna. Il generale 230 volt che chiaramente non funziona come differenziale quando siamo a isola, ma lavorano le protezioni della power station. Quando siamo collegati che fa il bypass del neutro, funziona anche il differenziale. Ho sistemato i magnetotermici per gestirmi il radiatore elettrico, il caricabatterie. Questo è molto importante perché se carichiamo il camper con la power station la tiriamo giù di brutto, però se serve c'è la multipresa che fa varie cose, e la presa esterna sempre, perché questa è quella dedicata che arriva dall'esterno per caricare eventualmente il Bluetti. Qui cosa ho fatto? Avevo il regolatore solare, ho fatto semplicemente che interrompere il cavo, gli ho messo 2 MC4, così all'occorrenza ci carico o la power station oppure li stacco e li rimetto nel regolatore solare per andare alla batteria dei servizi. Quindi in questo momento siamo attivi, stiamo caricando poco, ma stiamo caricando perché ho un pannellino piccolo, poi è mattina presto, ancora il sole è molto basso, però come vedete sta girando 230 volt, praticamente ci è attaccato credo solo il ventilatore. Andiamo a staccarlo, facciamo un po' di prova in diretta, sto registrando mentre provo con voi. Vedete che adesso siamo a 0. Chiaramente abbiamo sempre anche una presa disponibile oltre a quella che alimenta il camper per attaccare altre cose, tipo io ho appena stampato le etichette del quadro con la mia fantastica Epson, guardatela perché avevo fatto un video. Cosa possiamo fare adesso? Possiamo ad esempio fare delle prove, perché se io attacco il caricabatterie del camper vi farò vedere che consuma sicuramente un botto. Ecco qua, sta tirando adesso 140 watt, che in un contesto di autosufficienza con capacità limitata sono parecchi. Chiaramente più le batterie sono scariche più consuma. Tiriamolo pure giù. Abbiamo la multipresa che mi gestisce l'alimentatore dell'antenna solo in questo caso, no, consuma praticamente niente, diciamo, e va bene. Il radiatore elettrico, se per caso lo accendo, consuma quasi 400 watt, 380. Allora, un'altra cosa che vi faccio vedere è che io sulla linea del caricabatterie, che però poi posso anche sezionare perché ho una spina dedicata al caricabatterie, gestisco anche il 220 del frigo, che adesso non si vede ma in questo momento è acceso, luce verde, sta lavorando col 230, e quindi io sostanzialmente uno dei grossi utilizzi che faccio della power station e tenere fresco il frigo mentre viaggio. Chiaramente la versatilità è praticamente infinita. Poi un'altra cosa che potete fare è portare un 12 volt dal motore, magari con un fusibile, per gestire anche la possibilità di ricaricarla in viaggio e non con dei pannelli. Quello a discrezione vostra, in base a come è fatto il camper, in base alle vostre esigenze. Discorso diverso invece quando siamo attaccati in piazzola con la spina, perché la nostra power station tramite la presa collegata all'esterno carica in base a come la impostate, quindi mettendola in modalità silenziosa vedete che tira solo 260 watt, poco più di un ampere, e poi possiamo decidere se tenere alimentato tutto il camper dalla piazzola perché ce la fa, quindi in questo caso sto anche caricando le batterie e sto raffreddando il frigo, oppure giriamo comunque sulla power station perché magari in piazzola abbiamo poca corrente e almeno lei ci dà 1800 watt. Chiaramente tutto l'impianto elettrico del camper, tutte le prese che avete in giro devono essere a posto per supportare eventualmente questi 1800 watt che andate a tirare, però veramente versatile, risolviamo un sacco di problemi.
Un'altra cosa che mi chiedete sempre riguardo la C180 quando la portate in camper sono i periodi di non utilizzo. Per i periodi di stoccaggio di non utilizzo, quindi non parliamo di 1 o 2 giorni o di 2 settimane, ma se non la usate per tante settimane o mesi, la percentuale perfetta per lasciarla è proprio questa, tra il 50 e il 60%, esattamente la percentuale con cui arriva quando la sballate nuova di pacco. E riallacciandoci al discorso di prima sui pannelli fotovoltaici, se voi siete abituati come me ad esempio ad andare sempre dove c'è bene o male la corrente, non avete neanche bisogno di fare chissà quale pannellatura per ricaricarla, perché la usate solo come ponte per avere più potenza in piazzola. Male che vada, l'attaccate all'alternatore, caricate 100 watt, magari ne avete 70 di consumo del frigo e avete risolto tutti i vostri problemi. Però se vi capita ogni tanto magari di fare poca libera, volete avere un po' di autosufficienza e non avete voglia di fare un impianto fisso, per quanto so benissimo che siano cari e non rendano per quello che costano, anche solo un pannello da 200 watt da tenere nel gavone o nel garage in caso ci sia da fare della libera o in caso ci sia da portarsela a spasso, perché staccate 2 cavi e ve la portate dove volete, un bel pannellino come il Bluetti da 200 watt che non costa tanto e soprattutto non è grosso da trasportare, vi faccio vedere che può già darvi delle soddisfazioni perché si inizia a produrre qualche watt. Pannello Bluetti PV200 che vedete stiamo riuscendo a produrre 160 watt in mobilità con un pannello che non è nemmeno troppo grosso da trasportare, e questa è una accoppiata diciamo vincente, perché con 160 watt e qualche ora di sole, 162 adesso, riusciamo a caricare con già degli ottimi risultati. Tenetela d'occhio perché il video esce proprio a ridosso delle offerte del Prime Day sia sul sito ufficiale che su Amazon. Vi lascio in descrizione tutti eventuali link, codici sconto, tutto quello che riesco a raccattare, perché se riuscite a prenderla ad un prezzaccio diventa sicuramente un best buy. Se invece preferite rivolgervi al classico rivenditore fisico che sarà il vostro punto di riferimento per consigli, assistenza e tutto quello di cui avete bisogno, passate a trovarmi in negozio, sicuramente ne ho sempre una da farvi vedere e toccare con mano, per spenderci sopra 2 parole dopo esserci bevuti un caffè in lieta compagnia. Un bel like se vi è piaciuto il video, ci vediamo al prossimo di una delle tante serie che metto nelle mie varie playlist o alla prossima diretta del giovedì sera. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.